Oh cazzo. E c'è una macchia gialla. No, scusate, aspetta. Cosa devo fare? Devi azzerare. Aspetta. No, scusami. C'è una che macchia cos'è? gialla. C'è una macchia gialla là. Oltretutto sei già giù di batteria lì, Abbiamo cambiato le pile l'altro ieri. Ma cos'è? Non lo so. C'è una macchia gialla C'è contro una il muro. macchia... Che cazzarola. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno? Rifaccio la seconda foto. Ciao ragazzi, benvenuti sul canale e benvenuti nel video del dopo ispezione. Stasera sono da solo, Lara non c'è, però insomma mi sono preso i miei soliti appunti come quando allora facevo le analisi da solo. Adesso se li prende Lara, invece questa volta è toccato a me. Allora, è stata un'esplorazione magica, potrei dire magica perché forse nella lista di tutte quelle fatte in passato, forse questa è quella che ci ha così stupito in qualche modo, anche perché questa struttura non è assolutamente stata vandalizzata, per fortuna, e per cui ci ha accolto con le sue bellezze, non con le sue, diciamo, con i suoi sfregi che spesso fanno anche male al cuore, perché insomma uno visita un posto così bello e se vede che tutto è lasciato così, è lasciato al caso e soprattutto è danneggiato, dà molto fastidio. Invece questa struttura, al di là della storia che avete visto, era una villa, si pensa dell'800, a metà dell'800, poi diventata una scuola materna. Ecco, questa villa meravigliosa era, a parte qualche vetro rotto, ma tutta intera, non sfregiata, non vandalizzata, ecco. Quindi possiamo dire che per conto mio, ma soprattutto per Lara che l'ha segnata parecchio, questa esplorazione è stata veramente molto bella. Ci piacerebbe tornare, non lo nascondiamo, ma è anche vero che non è qui da noi, ma è nel cuore della Toscana, immersa negli ulivi, nelle bellezze naturalistiche di questa regione meravigliosa. Per cui quando avremo modo di ritornare in Toscana, e ci torniamo spesso perché ormai è diventata la nostra seconda casa, magari un salto ce lo faremo ancora, anche per magari approfondire quelle pochissime cose che abbiamo registrato ma che sono di un certo interesse, perché comunque hanno dato i loro frutti, hanno dato i loro riscontri. Allora, tanto per cominciare, a pochi minuti dal nostro ingresso abbiamo sentito 2 o 3 botti che sono stati ravvisati appunto subito, no? Quando eravamo in questa specie di hall, di questa sala d'accoglienza vicino al camioncino dove Lara ha messo il Tascam. Ecco, lì abbiamo sentito dei colpi e onestamente ci ha lasciato un po' così, perché eravamo nel più totale silenzio. Abbiamo visitato i piani superiori con tanta tenerezza, perché c'erano giochi di bimbi, addirittura c'era un teatrino, e insomma è stata veramente una cosa che ci ha fortemente toccato. Ci ha spaventato poi una cosa, e l'avete visto nel video, che c'era un filo di inquietudine col ronzare continuo che poi abbiamo scoperto essere api o vespe, insomma, che si sentivano salendo su nei piani superiori dietro ad una imposta. Ecco, lì i ronzi e i rumori sinistri erano veramente in agguato e ci siamo spaventati. Sembrava addirittura un macchinario, che però non aveva nessun tipo di senso esserci, perché quella villa è dismessa e per cui nessun macchinario poteva essere attivo, come si suol dire. Però effettivamente sembrava un macchinario. Quando ci sono tante api o tante vespe che ronzano, in effetti sembra quasi l'innesco o comunque una litania di questo motore che va e sembra che non si fermi mai. Poi abbiamo scoperto appunto che non era un motore, non era un distributore di corrente, ma era effettivamente una cosa più che naturale, ossia le vespe, le api. Però effettivamente insomma è un po' spaventoso, perché se fossero uscite, apriti o cielo, noi eravamo lì con tanto di magliettine e maniche corte, insomma ci avrebbero massacrato. E poi le abbiamo notate per terra, morte per terra, per cui ce n'erano a migliaia appunto sul pavimento, non solo di quel piano ma anche nei piani superiori ed inferiori. Insomma è stata veramente un'esplorazione bellissima, veramente bellissima. Abbiamo ravvisato 3 EVP, ragazzi, che
come sapete noi prima di chiamarli EVP ci mettiamo veramente 1000 parentesi, 1000 virgolette, però ci siamo sentiti di chiamarli così anche in futuro, a partire dalle scorse esplorazioni e in futuro, perché non sappiamo dargli un altro nome. EVP forse è il nome che arriva a tutti e che a tutti fa capire che potrebbe essere qualcosa di anomalo, però non sappiamo se un EVP, magari sono assolutamente rumori spiegabili e quindi non sono EVP, però noi li chiamiamo così anche per comodità e perché è un nome familiare. Ve li faremo sentire, ovviamente dopo le mie parole. Il primo è un passo o più passi, ecco, si sentono dei passi. Noi eravamo distantissimi in quel momento, perché se vado a rivedere il minutaggio effettivamente è nel momento in cui l'abbiamo lasciato e poi noi ci siamo spostati nei piani alti, però erano passi non lì dove c'era il registratore, ma nemmeno così lontani, si sentivano piuttosto marcatamente. Io lo dico spesso, ho delle casse che servono per fare musica, quindi sono casse belle potenti e passive, per cui sono esenti da disturbi esterni o interni della casa, perché la casa, come sapete, risuona. Invece io ho praticamente impacchettato questo studio come se fosse uno studio di registrazione, quindi non ci sono rumori riflessi. Effettivamente questi passi si sentono parecchio bene, non so come arriveranno presso le vostre case o i vostri telefoni, però si sentono piuttosto bene e tenderei ad escludere che siano i nostri, anche se non posso metterci la mano sul fuoco perché avete visto siamo stati soli tutto il tempo. Comunque io li segnalo, sono dei passi. Il secondo, ragazzi, è un botto, stessa cosa, più o meno il copia e incolla del primo EVP, perché comunque eravamo molto distanti e quel botto non l'abbiamo prodotto noi, almeno questo ne siamo certi. E quindi non lo so, è un botto, potrebbe essere lo stesso botto che abbiamo sentito giù al pian terreno quando abbiamo esordito col video, sta di fatto che un botto è. E il terzo, ragazzi, veramente non riesco a darmene una spiegazione. Lara ha sentito gli EVP, chiamiamoli EVP come al solito, comunque Lara ha sentito le registrazioni qualche giorno fa e mi ha detto: Corrado, vai a sentire al minuto tal dei tali perché c'è un fracasso immane. Dico, là, cosa sarà successo? E in effetti, ragazzi, non è assolutamente giustificato il fracasso che sentirete come terzo rumore anomalo. È un fracasso come se stesse cadendo un armadio. Ma ragazzi, su questo ci possiamo mettere la mano sul fuoco, noi non siamo stati, perché avremmo anche fatto un sobbalzo, no? Se avessimo spaccato qualcosa o se fossimo andati ad urtare contro qualche armadio, sedia, insomma qualcosa che producesse rumore di questo tipo. Non riusciamo a darci una spiegazione. L'unica spiegazione che mi sento di dare, ma è un po' acchiappata per i capelli, è che poteva esserci qualcuno all'esterno della villa, quindi nel giardino antistante dove abbiamo fatto le riprese dell'introduzione, che può darsi abbia fatto cascare qualcosa. È l'unica spiegazione logica, perché se no di altre spiegazioni logiche di questo tipo non ce ne sono. È anche altrettanto vero che quando siamo usciti abbiamo trovato tutto così come c'era quando siamo entrati, quindi le sedie, c'erano delle sedie, dei bidoni della spazzatura lì nei paraggi dell'ingresso, era tutto così com'era. C'erano dei giochi dei bimbi, quindi delle altalene, dei pupazzi messi lì intorno alla boscaglia, ma anche lì, avendo fatto 4-5 foto, siamo ritornati su quei luoghi e non c'era niente di diverso da come li abbiamo trovati all'ingresso. Quindi sinceramente, ragazzi, non riesco a darmi una spiegazione. L'unica poteva essere appunto quella, però ripeto, abbiamo trovato tutto così com'era. Quindi questo fracasso lo identifichiamo gioco forza come fracasso anomalo. L'unica altra spiegazione, ma ancora di più presa per i capelli, è che non distante da lì c'era una villa abitata da un signore che tra l'altro abbiamo anche visto, e anzi ci ha quasi abbozzato un sorriso senza come dire, essere sospettoso che non si andasse in una villa abbandonata.
però era un agricoltore che aveva il suo macinino, adesso non so come si chiami, Lara, che insomma proviene da una famiglia che ha utilizzato questi utensili, mi sgriderà, però insomma aveva questo macinino per tagliare l'erba, ma era lì a far quello, non era lì a fare altro. La casa dove questo contadino abitava era spostata rispetto a dove abbiamo trovato lui, e per cui anche se avesse fatto cadere 4 armadi non potevamo sentirlo così da lontano, insomma, quindi veramente non ci riusciamo a dare una spiegazione. L'unica cosa che possiamo dire è che effettivamente questa villa ci è piaciuta tantissimo. La storia è pregna, potrebbe essere pregna di leggende, però ragazzi, come sapete, quando ci sono dei bambini di mezzo le leggende si sprecano, poi magari non è vero niente, ci saranno sicuramente energie, ma di sicuro non leggende, non morti ammazzati o cose di questo tipo. È veramente stata un'esplorazione tranquilla e altro non saprei che dire, ecco, bella e tranquilla, e soprattutto in un posto meraviglioso. Ragazzi, un'anomalia in realtà c'è perché ed è piuttosto marcata a nostro avviso, perché Lara ad un certo punto ha visto delle macchie giallastre, rossastre contro una parete che poi non era una parete ma era il portone che dava di fronte al portone d'ingresso principale, lì dove abbiamo lasciato il Tascam. Ha visto queste macchie, mi ha subito chiamato, io sono andato prontamente con la videocamera ad inquadrare la fotocamera, e per fortuna l'ho fatto perché nonostante abbiate visto che Lara la foto l'ha scattata, ma sulla videocamera non è rimasto assolutamente, sulla termica non è rimasto proprio niente. Io proprio qui ho la schedina di memoria, ho guardato ma è vuota. Quindi questa chiamasi anomalia ancora di più di quello che lei ha visto, che abbiamo visto, perché lì non aveva motivo di esserci nessun tipo di fonte di calore, perché il sole, è vero, era una giornata soleggiata, ma era dalla parte opposta, perché faceva questo giro il sole, quindi lì la porta non era riscaldata dal sole, tanto più che Lara ci ha messo anche sulle mani e ha notato che era molto fredda, così come erano freddi gli ambienti. Per cui quella, ragazzi, è stata forse l'anomalia più grande, ma ripeto, il fatto che non è stata scattata la foto, nonostante si veda palesemente che Lara la scatta e dà yes per salvarla, ecco, questa è ancora più anomala, un'anomalia anomala, ecco, quindi forse questa ancora più degli EVP o dei rumori, ecco, questa è la più clamorosa. Bene, altro non saprei che dire, ascoltatevi questi rumori particolari, soprattutto il terzo, che è sto fracasso che non riusciamo veramente a dare una spiegazione. Adesso mi sono sentito telefonicamente con Lara, me l'ha ribadito, mi ha detto: Corrado, io non so che farti dire perché anch'io non so cosa dire a mia volta. Però vabbè, ascoltate voi, magari scrivete nei commenti cosa secondo voi potrebbe essere. Se non l'abbiamo scoperto noi che eravamo lì, dubito che voi potrete fare dei miracoli, però insomma mai dire mai. Siete una community attenta, quindi ci fidiamo assolutamente di quello che dite. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, soprattutto lasciate il like sul video ispezione, e alla prossima, ciao!